Benvenuti, ci scusiamo per il lungo periodo intercorso tra il precedente video e questo adesso ci impegneremo a pubblicare in maniera più costante i contenuti sul nostro canale YouTube e l'attesa ovviamente è dovuta al fatto che abbiamo avuto tantissimi impegni quando siamo ritornati in pista a settembre. Se parliamo appunto delle molte fiere che ci sono state, quella a Eindhoven ad esempio, passando poi per Parigi, per la Polonia, per la Svizzera e l'Austria, insomma, sono stati impegni molto pressanti come sempre accade in autunno e quindi tutti questi impegni ci hanno tenuti fermi rispetto alle produzioni video, insomma, che stavamo cercando di programmare, che adesso continueremo a fare. E oggi ripartiamo con una puntata speciale che introduce una serie nuova. E ce ne vuoi parlare, Enrico? Come avevamo accennato nel video precedente, mi piacerebbe delineare un percorso che ci aiuti a comprendere perché gli apparecchi suonano come suonano, sia che siano elettroniche, diffusori, gli elementi di una catena di ascolto, insomma. Ma delineando questo percorso espositivo, mi sono reso conto che sarebbe estremamente importante farlo precedere da una puntata di introduzione. E cerco di chiarire meglio questo aspetto, ovvero è come se ci fossero tre elementi presenti, ovvero ci sono gli apparecchi, c'è il motivo per cui gli apparecchi suonano come suonano e poi c'è l'ascoltatore che ascolta il risultato. Ma quando si dice che l'ascoltatore ascolta il risultato, sente il risultato e quindi in qualche modo formano un giudizio sul suono che arriva alle sue orecchie, qui andiamo in un terreno abbastanza delicato. In questo terreno delicato c'è tutto il concetto di come si ascolta. Cerco di spiegarmi meglio, facendo ad esempio un parallelo. Ecco. Mettiamo di parlare con una persona che è andata in una gelateria, che hanno appena aperto. Tu gli chiedi, com'era il gelato lì? E dall'altra parte ti rispondono, buono. Se tu sei una persona interessata e conosci bene tutti gli argomenti che stanno dietro a fare un gelato di una certa qualità, magari vorresti sapere, un attimo, ma la mantecazione del gelato com'era? Com'erano gli ingredienti di base? Il punto del dolce com'era? Troppo dolce, era amaro, era saporito, si sentivano i sapori costituenti, c'era una distinzione fra i vari gusti che venivano proposti. Quanti gusti erano proposti in una gelateria? C'erano dei microcristalli di ghiaccio dentro nel gelato, ovvero c'è una tale quantità di parametri che sintetizzarli solo con era buono, oltre ad essere estremamente riduttivo, ci fa perdere anche molte delle possibilità di espressione e di caratterizzazione di questo aspetto. In questo caso stiamo parlando solo di un gelato, ma se dovessimo applicare questo concetto, ad esempio, alla valutazione di un'automobile, lì il discorso diventa ancora più complesso, perché fra le caratteristiche del motore, l'erogazione del motore, come è stata fatta la mappatura del motore, la cinematica delle sospensioni, come la cinematica dello sterzo, il corpo vettura, eccetera, eccetera, avremo una quantità quasi infinita di parametri. Per cui a una persona che ci risponde, sì, la macchina è bella, va bene, alla fine ne sappiamo esattamente come prima. O almeno sappiamo semplicemente che quella persona l'ha trovata corrispondente al suo modello di macchina che va bene. Magari per noi sarebbe esattamente l'opposto. Quindi è importante che ci sia una capacità di entrare nel dettaglio dell'analisi di ciò che stiamo valutando. È anche importante cercare di espandere il numero delle categorie di valutazione che possiamo utilizzare nella valutazione di un fenomeno, specie se questo fenomeno è un fenomeno che attiene alla nostra sfera di interesse e di passione, perché maggiori sono queste categorie di valutazione, maggiori sono le possibilità e le probabilità che noi traiamo dalla fruizione di questo ambito maggiori soddisfazioni. Faccio un esempio, tornando al discorso dell'automobile. Se siamo consapevoli che un'automobile ha una certa cinematica delle sospensioni e uno sterzo fatto in un certo modo, quando saremo ad esempio in curva, inseriamo l'automobile in curva,
sentiamo la risposta dell'automobile, magari diversa rispetto a un'altra automobile, e colleghiamo questo aspetto a queste caratteristiche tecniche, e magari guidare un'automobile che ha un certo comportamento ci gratifica molto di più che guidarne uno magari che ha uno sterzo molto impreciso o delle sospensioni approssimative. Ma per poter, fra virgolette, godere di questi aspetti bisogna essere consapevoli che esistono e essere in grado di discriminarli e di isolarli da tutte le altre sensazioni che ci vengono dall'utilizzo dell'automobile. Venendo all'ascolto di una catena audio, non vorrei che quello che sto per dire possa risultare in qualche modo sgradito o offensivo a chi da anni ascolta e utilizza l'apparecchiatura audio, ecco, ma mi sono accorto, osservando le persone, che molto spesso non c'è una consapevolezza di come si ascolta. Molto spesso gli ascolti sono fatti in un modo estremamente superficiale e non è questione di fare tanti o pochi ascolti, è più legato al fatto di come vengono condotti gli ascolti. Anzi, c'è il pericolo che ascoltando molto e molto lungo, senza avere una metodologia, si cristallizzino delle abitudini di ascolto e alla fine si ascolti sempre nello stesso modo. Per esempio, parlando con le persone, quando chiedo un parere o un feedback dell'ascolto di una catena, una delle parole che ricorre più frequentemente, probabilmente per una questione di allergia mia, mi fa venire una certa orticaria quando sento questa parola, molto spesso per darsi un tono le persone dicono sì, quell'impianto ha una bella timbrica, che vuol dire tutto e niente. Innanzitutto il bello è estremamente soggettivo. E poi per timbrica che cosa si intende? Molto spesso nel concetto di timbrica gli si mette dentro tutto il contrario di tutto, mettendo in un'unica parola un agglomerato di situazioni diverse che hanno fatto sì che la catena ti è piaciuta o non piaciuta. Oltre alla timbrica poi ci sono tutta una serie di altre parole che vengono spesso utilizzate. Suono dolce, suono freddo, suono ombrato, suono caldo, veloce, lento. Ecco, un consiglio che do all'inizio di questo percorso che ci aiuterà a comprendere più in profondità i meccanismi di influenza, ecco, abituiamoci, cerchiamoci di essere disciplinati con noi stessi e quando ci dovesse venire nella valutazione l'utilizzo di una di queste parole, cerchiamo di scacciarla come una mosca fastidiosa e di andare a capire invece più in profondità qual è il concetto che vogliamo esprimere con quella parola. Prima di dare qualche istruzione su come potrebbe essere opportuno ascoltare un brano musicale, ritengo molto importante anche spendere due parole sulla scelta del brano. La scelta del brano presenta molte insidie. La principale insidia è che si scelga un brano che dal punto di vista musicale ci coinvolga particolarmente. Questa è un'insidia perché dopo i primi, direi, 10-20 secondi, massimo 30 secondi, la nostra attenzione, il nostro sistema percettivo vira dall'analisi di ciò che stiamo ascoltando alla fruizione della musica. Non che questo sia di per sé disdicevole, anzi è la base primaria per cui ascoltiamo la musica, ma in questo momento specifico, ovvero con l'intenzione di analizzare, di estrarre le caratteristiche di una catena di riproduzione, farci trasportare nell'ascolto della musica, alla fine ci fa perdere di vista qual è il nostro obiettivo. Tante volte mi capita qui in sala d'ascolto di avere persone, ospiti, che nel tentativo di farsi un'idea ascoltano brani magari anche che durano 12-13 minuti. Io evito di disturbare le persone perché non sarebbe particolarmente cortese un atteggiamento di questo genere, ma è assolutamente disutile all'obiettivo che si vuole raggiungere. Tant'è che quando poi si arriva alla fase di valutazione e di scelta o di analisi comparativa, è d'obbligo fare delle sessioni di ascolto molto corte. Ripeto, nell'ambito di mezzo minuto, massimo un minuto, ma veramente massimo un minuto. Un altro aspetto critico della scelta del brano è il fatto che dobbiamo scegliere un brano che abbia internamente
delle caratteristiche di qualità tali da poter mettere in evidenza i parametri che stiamo cercando. Ma per poter fare questo noi dovremmo conoscere qual è la verità sonora che è registrata in quel particolare brano. E qui siamo in un loop, perché per conoscere quel brano lo devo ascoltare con una catena, ma non so qual è la verità sonora registrata in quel brano. Per cui come faccio a uscire da questa apparente contraddizione? L'unico modo che io ho trovato per uscire da questa apparente contraddizione è avere la possibilità di ascoltare dei brani che già si intuisce essere significativi e comunque adeguati come qualità di base in molte catene diverse. Quindi per approssimazioni successive si riesce a individuare alla fine qual è la verità musicale che è presente in un disco, in un brano. Se ad esempio siamo riusciti nel corso del tempo a individuare che ci sono X esecutori che a livello spaziale sono disposti in un certo modo, che la sensazione dell'ambiente è la sensazione di un ambiente di un certo genere, l'espressività musicale magari è presente e molto coinvolgente. Pian piano riusciamo a ricostruire una sorta di affresco di quello che era o l'ipotesi di quello che è la verità musicale registrata in quel brano. Ecco, quando poi ci siamo fatti un'idea abbastanza verosimile di ciò che è contenuto, allora quel brano ci diventa utile per analizzare le catene, perché se ad esempio in una catena vediamo che mancano alcuni aspetti o alcuni altri sono completamente deformati rispetto all'idea che ci siamo fatti nel corso del tempo, molto probabilmente è quella catena in particolare che ha quel difetto, quel limite, quella caratteristica. Diciamo, in questo processo di avvicinamento alla verità contenuta in un particolare brano sarebbe utile che ci fosse un qualche soggetto, un amico, un negoziante, chi per esso in qualche modo disponga di una catena di riferimento, dove per la catena di riferimento intendo una catena tendenzialmente molto neutra, che non privilegi in modo macroscopico nessuno degli aspetti, ottima capacità di risoluzione del dettaglio e anche un ambiente dove si possono percepire bene le varie tecniche di realizzazione o le articolazioni della scena sonora. Questo ad esempio è uno dei motivi per cui esortiamo caldamente le persone che magari si vogliono fare un'idea di un prodotto norma di venire a trovarci portando un loro apparecchio di riferimento, perché inserito in una catena di riferimento neutra in grado di evidenziare le caratteristiche risulta subito evidente le differenze relative che ci sono fra un prodotto e l'altro. Mentre invece stesso prodotto inserito magari in una catena che ha delle limitazioni o delle deformazioni a livello di percezione sonora potrebbe dare un risultato che è non aderente alla verità dell'oggetto. Ok, abbiamo scelto il brano con cui vogliamo fare l'ascolto. Alcune istruzioni pratiche. Allora, innanzitutto, come detto prima, esorterei le persone a scacciare dalla loro mente qualunque definizione gli venga in termini di timbrica, caldo, freddo, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, i soliti termini da audiofili cerchiamo di bandirli come la peste. Andiamo a capire più in profondità che tipo di sensazione ci muove perché arriviamo a esprimere quel concetto. È importante capire che tipo di sensazione ci sta arrivando e quindi magari poi vedremo come legarla a un particolare aspetto tecnico. Consiglio di spegnere la luce, ascoltare quindi al buio per concentrare i nostri sensi su quello che stiamo ascoltando. La prima cosa che probabilmente ci colpirà è l'equilibrio tonale. L'equilibrio tonale in qualche modo è pesantemente influenzato dal tipo di diffusori e dall'interazione diffusori-ambiente e posizione del punto d'ascolto. Ciò non toglie che per meccanismi un po' particolari che vedremo nelle prossime puntate, anche le elettroniche sorgenti amplificatori possono dare una sensazione, diciamo, di equilibrio tonale diverso fra un apparecchio e l'altro. Ci possono essere apparecchiature che sembrano in qualche modo quasi prive della gamma bassa o apparecchiature che possono sembrare avere un equilibrio tonale molto sbilanciato nella gamma alta oppure viceversa. Apparecchiature che hanno una predominanza di sensazione
di gamma bassa presente e di gamma alta invece quasi attenuata. Ma vedremo che si tratta di meccanismi secondari di altri fenomeni. Se stiamo parlando di elettroniche, diverso discorso per i diffusori. Potrebbe essere effettivamente che il livello di emissione degli altoparlanti, per tutta una serie di motivi, sia in qualche modo sbilanciato. Ecco, quindi all'inizio cerchiamo di comprendere qual è l'equilibrio tonale. Un'altra cosa che può essere molto utile cercare di comprendere è la sensazione del ritmo, ovvero se l'apparecchio, la catena, ci dà una sensazione di essere esattamente sintonizzato sull'incedere dinamico del brano, o se in qualche modo è come se ci fosse una sorta di affanno per cui tutto esce ma con una certa fatica, con un certo rallentamento. È quasi misterioso immaginare o cercare di supporre le cause per cui, nonostante il brano duri esattamente allo stesso tempo, ci dia la sensazione di essere molto più veloce o molto più lento. Su questo entreremo più in dettaglio più avanti. Non conoscendo quali sono i parametri tecnici che possono produrre questo effetto, si rischia di fare delle valutazioni del tutto inappropriate. Sgrossato l'ambito di ascolto, adesso ci avviciniamo a dei parametri che sono più raffinati, parametri che ho osservato le persone impiegano più tempo per mettere a fuoco, per cercare di individuare. Poi una volta che li hanno individuati risultano essere molto importanti e significativi, però in qualche modo è come se fossero al di sotto della soglia di attenzione convenzionale. Cerco di collegarmi a un'esperienza che magari molti o tutti di voi hanno avuto, ovvero l'ascolto delle campane tibetane. Se vi ricordate, le campane tibetane sono una specie di vaso, una tazza con dei bordi abbastanza alti, in metallo, il cui suono viene eccitato toccando sulla periferia con una specie di battacchio il bordo di queste campane. Pian piano cominciano a entrare a risonanza e emettono un suono. Il suono può sembrare un suono costante, ma se lo ascoltiamo attentamente ci sono delle modulazioni molto lente che danno una grande espressività a questo suono e sono quelle anzi che hanno quasi un effetto terapeutico sull'ascoltatore. Ci portano il sistema percettivo a lavorare a delle frequenze più basse, rilassano e tranquillizzano l'ascolto. È come se fossero delle specie di pattern fra delle frequenze che creano dei battimenti a frequenza sempre più bassa. Sono, dal punto di vista dell'ampiezza, segnali molto piccoli, ma risultano molto importanti a livello di espressività e di raffinatezza del suono. Quindi, nell'ascolto cercate di individuare se il suono in qualche modo è rigido oppure è come se avesse questa leggiadria di emissione che riesce anche a rendere queste sfumature. Nella voce, per esempio, è estremamente importante che il cantante abbia queste sfumature per dare un colore all'interpretazione. Sono però segnali molto difficili da riprodurre, per cui molto frequentemente nelle catene d'ascolto è uno dei primi parametri che viene perso. Un altro parametro d'ascolto molto importante, direi forse il più importante perché se è correttamente presente quello, implicitamente quasi ci sono presenti tutti gli altri aspetti, è quello della capacità del sistema e dell'attitudine del sistema a ricreare un'immagine sonora ampia e corretta in tutte le dimensioni. Relativamente a questo argomento abbiamo girato diversi video che illustrano e entrano in dettaglio di questi temi, per cui vi suggerisco eventualmente di andarli a rivedere. Al di là, oltre o precedentemente e insieme a tutto questo, per certi versi direi precedentemente a tutto questo, nel senso che una volta che si riesce a coglierne l'importanza e la presenza, sono dei parametri che risultano immediatamente percepibili, sono dei parametri che definirei parametri non verbalizzabili, nel senso che è pressoché impossibile cercare di definirli con delle parole, ma sono percepibili istantaneamente. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che nella stragrande maggioranza dei casi, purtroppo, nella riproduzione il nostro sistema percettivo avverte la presenza di qualcosa di non pertinente, come se fosse qualcosa di disarmonico
qualcosa di introdotto in modo artificiale nella riproduzione, qualcosa che se fossimo in una sala da concerto a ascoltare quel brano vorremmo che smettesse immediatamente di essere presente. È un po' come se ad esempio all'interno di un concerto dall'altra parte ci fosse qualcuno, un trapano che sta facendo un buco in un muro. Ci darebbe molto fastidio la presenza di questo rumore. Nell'ambito specifico non si tratta di un rumore isolato, per cui non possiamo isolare questa componente, ma è una componente immediatamente percepibile come qualcosa di non giusto, che se non ci fosse sarebbe una gran bella cosa. Questo ci porta in qualche modo a ritrarci o allontanarci. Un gesto che viene sovente da fare quando ascoltiamo qualcosa che ha presente molto di questo è un senso di fastidio che ti allontana dall'ascolto. In modo quasi complementare, invece, ci sono delle catene che riescono a non avere o avere pochissimo questi effetti collaterali, ma anzi invece hanno la presenza di qualcosa che ti predispone all'ascolto, che ti avvicina. Se fossimo per strada e stiamo sentendo qualcuno che suona così, ci dà l'istinto di fermarci e ascoltarlo a lungo. O magari siamo in una fiera, stiamo passando, sentiamo un suono in una stanza che ci piace, entriamo, ci sediamo e magari stiamo lì 20 minuti a ascoltare. Vuol dire che in quella particolare catena è presente questa sorta di ineffabile magia che in qualche modo però il nostro sistema percettivo riconosce come gradevole, pertinente e ci aumenta la sensazione di realismo di riproduzione. L'analisi di questi due parametri ci può essere utile per parlare anche di un'altra insidia molto importante che ci può in qualche modo perturbare in tutto questo processo, ovvero se per tanto tempo abbiamo ascoltato con un'abitudine di ascolto stratificata e consolidata, per cui il nostro orecchio, il nostro sistema percettivo si è tarato su certe categorie di suoni. Magari in aggiunta ci manca anche una frequentazione costante di eventi dal vivo, dove in qualche modo possiamo fare una sorta di analisi comparata fra ciò che siamo abituati a ascoltare in ambito domestico e ciò che è la verità musicale presente in un concerto dal vivo, preciso sempre non amplificato. Se ci mancano queste occasioni è facile che poi nel tempo si strutturino e si stratifichino delle abitudini di ascolto, per cui si scambia l'immagine o il pensiero o il modello mentale che ci siamo fatti dei suoni con la loro realtà. E alle volte possono succedere delle cose quasi parossistiche, ovvero che catene di riproduzione che sono aderenti alla realtà vengono considerate non giuste perché non sono aderenti a delle abitudini di ascolto che col tempo si erano allontanate o magari mai avvicinate alla verità musicale degli strumenti e della musica. Piccola nota di colore margine. Tempo fa è venuto a trovarci alla nostra sala d'ascolto un appassionato per la valutazione di un nostro prodotto. Ci aveva chiesto gentilmente in anticipo se poteva portare due oggetti che sarebbero rimasti per lui comunque fissi nella sua catena perché li aveva considerati come un punto di riferimento non assolutamente toccabile. Come sempre succede, noi eravamo solo contenti se la persona veniva a trovarci con dei riferimenti suoi. Ecco, ma ciò che è stato particolarmente significativo, simpatico quasi, è constatare la pochezza sonora che avevano questi oggetti. Ma questa persona così abituata da anni a ascoltare la musica con questi oggetti che, ripeto, erano veramente, mi dispiace dirlo, ma tristi sotto l'ambito musicale, alla fine ha ritenuto che la verità stesse in essi e non da altre parti. Questo per citare un esempio fra tanti di quali sono le insidie che ci possono essere. Un altro aspetto importante è che tutto quello che abbiamo detto non può rimanere o non dovrebbe rimanere solamente un concetto teorico, ma deve essere vissuto attraverso l'esperienza pratica reale, perché solo la pratica esperienziale che alla fine poi ci fa toccare con mano e ci arricchisce e ci dà la possibilità di crescere e di evolvere nel tempo.
Sotto questo aspetto capisco la difficoltà che può avere un audiofilo di entrare in contatto con delle catene, con degli impianti o con delle situazioni che gli consentono di poter fare un'analisi comparata dei singoli elementi, quindi da lì crescere e evolvere. Non nascondo che abbiamo accennato diverse volte al nostro interno alla possibilità o all'opportunità o al desiderio, ecco, di organizzare dei seminari di educazione all'ascolto. Ma ci siamo sempre scontrati con un aspetto critico di un seminario di questo genere, ovvero che per essere utile deve essere un seminario esperienziale. Quindi vuol dire che ogni persona deve poter fare degli ascolti guidati e corretti in un certo modo. Come abbiamo già accennato nei video precedenti, la posizione d'ascolto corretta è solo una, quindi vuol dire che sono dei seminari quasi individuali. In media abbiamo visto che perché una persona possa fare un certo processo di crescita e di comprensione dei fenomeni coinvolti, ci vuole almeno 1 o 2 ore di ascolto guidato. Quindi capite che in un seminario di 8 ore, al limite potrebbero essere presenti 4-5 persone, non di più. Ma organizzare una cosa del genere per un numero sfortunatamente così esiguo di persone diventa molto complicato. Beh, sarebbe senz'altro una bellissima iniziativa quella degli ascolti guidati, dell'educazione all'ascolto e infatti se volete commentare sul nostro video YouTube oppure scriverci una mail per farci sapere cosa ne pensate, sicuramente sono commenti ben accetti. Agganciandoci a questo, in effetti abbiamo già un appuntamento a breve, insomma, in cui parteciperemo, che è la fiera di degustazioni musicali il 25 e 26 gennaio 2025 a Lido di Camaiore. Ce ne vuoi parlare? Sì, nel senso che la fiera di degustazioni musicali mi è in qualche modo particolarmente simpatica. Innanzitutto chi lo organizza è un gruppo di appassionati, lo fanno senza scopo di lucro, ma si vede nell'attenzione, nel dettaglio su come si propongono a noi espositori che l'unica cosa che li muove è la passione e il desiderio di offrire agli abitanti della loro zona e ai loro appassionati un'occasione di confronto e di incontro, per cui al di là del fatto magari che può avere un bacino d'utenza limitato, eccetera, ci è sempre fatto piacere andare. Abbiamo sospeso, come tutti, durante il periodo del Covid per ovvi motivi, perché la fiera non c'era, ma da quest'anno riprenderemo a essere presenti. La organizzeremo come avevamo intenzione di fare a Roma, che purtroppo, come avete saputo, non ha visto la nostra presenza. La formula sarà quella che avevamo già anticipato, quindi ci saranno ascolti solo su prenotazione. Sul nostro sito troverete il form su cui potete preiscrivervi a seconda della fascia oraria. Vi invitiamo a farlo per tempo, così possiamo organizzare meglio le varie sedute d'ascolto, farvi sapere in quale fascia oraria essere presenti o meno. Per cui vi diamo volentieri appuntamento a quella fiera. Perfetto, ci vediamo alla fiera di Lido di Camaiore il 25 e 26 gennaio e intanto grazie mille. Grazie a voi.